È il giorno di Inter Lugano, la prima amichevole estiva di questa nuova Inter 24-25, un allenamento congiunto, in realtà poco più di un test per la nostra Inter che dopo pochissimi giorni di lavori si trova ad affrontare una squadra che tra pochi giorni inizierà il campionato e l'Inter lo fa con una squadra chiaramente rimaneggiata, visto che tanti sono ancora in vacanza dopo gli impegni con le nazionali, ma questo Inter Lugano è un incontro che già oggi può darci degli spunti interessanti, perché dà il via a questo ciclo di amichevoli, un ciclo di gare, di test all'interno del quale tanti giocatori si giocano il prossimo futuro all'Inter e possono cambiare diversi scenari anche di mercato per l'Inter. E allora prendiamo spunto da questo Inter Lugano, dalla presentazione di questo test, proprio per parlare anche di mercato e dei risvolti di mercato che ci possono essere. Purtroppo questa partita non sarà trasmessa in diretta televisiva, quindi non potremo seguirla live insieme su Passione Inter. Avremo a disposizione poi gli highlights e le azioni principali di questo incontro, poi carpiremo anche qualche informazione in più con i nostri un po' infiltrati per avere qualche indicazione maggiore sulla gara che si gioca ad Appiano Gentile a porte chiuse. La commenteremo nella diretta alle 19:30, ma ora la presentiamo e come detto ci leghiamo anche ai temi di mercato in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno e partecipate alle nostre live, mi raccomando alle 19:30 ogni giorno. Oggi commenteremo appunto questa amichevole, questo test con tutte le indicazioni che ci fornirà. In descrizione, ve lo dico subito, trovate ancora il link per scaricare gratis il calendario dell'Inter, della stagione dell'Inter. Vi basta andare sul link in descrizione, lasciate la vostra email, la riceverete il calendario che poi sarà aggiornato praticamente in tempo reale ogni giorno, dove troverete appunto tutte le amichevoli come quella contro il Lugano e anche il link per riguardarvi i vari highlights con tutte le informazioni su dove guardare le varie partite. Quindi mi raccomando, scaricatelo subito. Per quanto riguarda Inter Lugano, vi faccio vedere subito quella che è, secondo noi di Passione Inter, la probabile formazione con cui Inzaghi dovrebbe scendere in campo oggi alle 18:30. Josep Martinez pronto al debutto tra i pali, poi dovrebbero avere spazio anche Di Gennaro e Radu, con ogni probabilità. In difesa Bissek con Van Oisden a guidare il terzetto difensivo da centrale e Fontanarosa. Centrocampo con Aidou a destra, Carlos Augusto a sinistra, Kamate, Agumé e Mkhitaryan al centro, mentre la coppia di attaccanti dovrebbe essere composta poi da Taremi e Correa per questo tandem offensivo inedito con il debutto anche di Mehdi Taremi. In panchina Di Gennaro, Radu, Stante, Rececconi, Motta, Cocchi, Zarate, Bovo, Berenbrook, Topalovic, Satriano, Salcedo e Owusu. Quindi ci sono già diversi volti nuovi di questa squadra. Come dicevo, questo test e questo ciclo di partite che ci troveremo ad affrontare portano con sé tanta curiosità per i nuovi innanzitutto. Come detto, siamo curiosi di vedere intanto Josep Martinez che, come ha detto anche Simone Inzaghi in conferenza stampa, nelle gerarchie parte dietro Jan Sommer. Inzaghi ha parlato di una gerarchia chiara con Sommer che è titolare, però Martinez ha subito l'occasione per mettersi in mostra, per farsi vedere, magari per mettere in discussione anche queste gerarchie, ma per rispondere un po' anche a quelle che sono state alcune delle critiche che ci sono state in queste ore al mercato dell'Inter, perché la spesa da 15 milioni circa fatta per il portiere spagnolo da molti è reputata eccessiva, elevata, quando secondo alcuni c'erano altre priorità sul mercato, ed è un tema che è tornato a far discutere in queste ore in cui, molto a sorpresa, il brasiliano Bento Mateus Krepski, portiere dell'Atletico Paranaense, si sta per trasferire, veramente a sorpresa lo ripeto, all'Al Nassr, la squadra saudita in cui gioca tra gli altri anche Marcelo Brozovic oltre a Cristiano Ronaldo. Un Al Nassr che stava andando su altri portieri, stava cercando di prendere Szczesny, poi hanno fatto un tentativo per Ederson del Manchester City, alla fine hanno scelto di andare su Bento per una cifra attorno ai 18 milioni di euro, sembra, verrà pagato il portiere brasiliano, una cifra che molti dicono bassa ed è un po' il modus operandi comunque dei club sauditi che trovano un accordo molto convincente con il giocatore e poi fanno leva anche su quello per abbassare i prezzi del cartellino. Diciamo che questa operazione qua
fa un po' pensare dal punto di vista dell'Inter, nel senso che l'Inter su Bento c'è stata per lungo tempo, lo ha trattato per più di un anno e poi ha deciso di andare dritta su Josep Martinez. I motivi possono essere due a questo punto. Da un lato, più di qualcuno ha raccontato in realtà che in queste settimane l'Inter ha fatto proprio una decisione di andare su Josep Martinez, quindi di lasciare da parte Bento per andare sul portiere spagnolo, una decisione quindi tecnica da questo punto di vista. Capiremo poi in futuro se questa decisione sarà stata corretta o meno. Diciamo che il fatto comunque che un giocatore che ha la possibilità di sbarcare in Europa, alla fine vada in Arabia Saudita, qualche dubbio dal punto di vista magari anche delle ambizioni, dell'attitudine te la mette. Dall'altro lato anche il sospetto che questa trattativa con l'Al Nassr sia partita già da qualche tempo e che anche lato giocatore ci fosse la tentazione di andare lì, possa aver fatto la differenza, è un altro scenario secondo me da tenere in considerazione. Un altro giocatore chiaramente su cui ci sarà grande curiosità inevitabilmente è Mehdi Taremi, uno degli acquisti di questa estate, è arrivato a parametro zero, si gioca subito delle chance importanti perché con ogni probabilità sarà il titolare delle prime giornate di campionato, visto che Arnautovic rientrerà il 3 agosto, Lautaro Martinez e anche Thuram dovrebbe rientrare il 3 agosto, anzi Arnautovic qualche giorno prima, Thuram il 3 agosto e Lautaro Martinez attorno all'8-9 agosto dovrebbe essere da Piano Gentile. È chiaro che poi giocandosi il 17 agosto, la prima giornata di campionato, Taremi con ogni probabilità sarà titolare in quella partita, ma forse anche nella seconda giornata. E quindi Taremi è già chiamato a mettersi in moto, a far vedere di acquisire, diciamo, le dinamiche tattiche, le richieste da parte di Simone Inzaghi e poi dico anch'io, ecco, dovesse convincere fin da subito, è chiaro che Taremi va a scavalcare ulteriormente Arnautovic nelle gerarchie nerazzurre e può andare ad insidiare eventualmente anche Thuram. Questo poi è un tema che approfondiremo più avanti. Ecco, con un Arnautovic che finisce sempre più dietro nelle gerarchie, teniamo d'occhio al ritorno dell'austriaco in ritiro la prossima settimana, perché è un ritorno che dovremo identificare, dovremo capire, cioè se questi giorni Inzaghi sarà subito convinto e i segnali saranno subito positivi su Taremi, Arnautovic finisce come quarto attaccante, finisce sempre più ai margini. Per me non è da escludere che a quel punto Inzaghi possa anche dire Inzaghi vuole un attaccante con caratteristiche diverse. Forse vorrebbe 5 attaccanti per avere un reparto ancor più completo, però ad oggi, come vi dicevo anche negli ultimi contenuti, pensare ad un reparto da 5 attaccanti lo vedo difficile proprio per motivi di liste e lasciare dei giocatori fuori, in questo momento nelle liste lo vedo controintuitivo per quello che è il momento economico dell'Inter. E allora chissà che non possa a quel punto intervenire proprio Inzaghi con Arnautovic rendendo chiaro il suo pensiero sull'utilità dell'attaccante austriaco in questa Inter e a quel punto un Arnautovic che può convincersi a fare spazio, può andare in uscita e può lasciare lo slot ad un giocatore che l'Inter continua a puntare che è Albert Gudmundsson, l'attaccante del Genoa, sul quale anche nelle ultime ore ci sono state voci sulla Juventus che sta cercando di infastidire un po' tutti, soprattutto l'Inter con tutte le varie trattative dove cerca di infilarsi, però l'Inter rimane fortemente concentrata sull'attaccante islandese con l'intenzione di arrivare a prenderlo ed è un nome su cui quindi prestiamo attenzione. Prima però bisogna liberare lo slot di Arnautovic e di Correa anche, oltre che da valutare la situazione Carboni su cui il Marsiglia in questo momento sembra in calo. Carboni non è presente in ritiro, si sta godendo le vacanze dopo la Coppa America vinta con la sua Argentina. C'è invece Bissek, un altro diciamo dei giocatori che la scorsa stagione sono stati co-titolari, anche se Bissek lo abbiamo visto pochino, che quest'anno può fare degli ulteriori passi in avanti. Ora ha l'opportunità di partire titolare, dovrà sfruttarla in queste gare amichevoli in cui sarà praticamente sempre titolare, avrà ampio spazio e da lui chiaramente ci aspettiamo molto perché quest'anno può fare quel passo in avanti in termini anche proprio di minutaggio, oltre che eventualmente siamo nei test, siamo nelle amichevoli, qualche chance di vederlo al centro della difesa potrebbe essere un primo tentativo per lavorare su qualcosa da approfondire poi nel corso della stagione, come ad esempio per Carlos Augusto, che come vi ho fatto vedere nella probabile formazione partirà da quinto a sinistra nel ruolo di Di Marco e dopo l'infortunio di Buchanan Carlos Augusto ce lo aspettiamo sempre più in quella zona di campo lì e quindi capiremo se effettivamente io per esempio ho sempre spinto per la soluzione Carlos Augusto quinto, vorrei vederlo sempre di più lì, avremo l'opportunità di studiarlo, di vederlo e questo diciamo che potrebbe intanto andare a creare più concorrenza a Di Marco sulla fascia, rendere più interessante anche il duello su quella fascia, sostituisci Buchanan intanto finché è in fortuna
infortunato e lasci poi al nuovo arrivo Cabal il ruolo di vice bastoni. Possiamo sbilanciarci ormai su Cabal, non è ancora una trattativa conclusa, ma l'Inter ha già l'accordo col giocatore, addirittura le cifre sono un po' più basse di quello che avevo saputo io nelle scorse ore, si parla di poco più di 1 milione di euro all'anno come ingaggio, un ingaggio contenuto comunque. Si sta lavorando alla valutazione che fa il Verona di 10 milioni per cercare di abbassarla, e quindi Cabal è un identikit secondo me interessante, che ho approfondito già in un contenuto che trovate sul nostro canale. Quindi a Cabal il ruolo di vice bastoni, che chiaramente verrà inserito gradualmente. Nel frattempo, all'occorrenza, Carlos Augusto può ricoprire anche quel ruolo lì, ma oggi parte per fare il quinto. Poi attenzione ad altri giocatori che invece in questo ritiro si giocano anche un pezzo di futuro, come ad esempio Topalovic, il grande talento arrivato dal Domžale. Ho letto nelle scorse ore alcuni report con dei paragoni addirittura con De Bruyne, piuttosto pesanti, piuttosto ingombranti. E tra i giovani talenti che sono arrivati all'Inter in queste ore, per esempio, c'è anche Alex Perez che sta completando l'iter delle visite mediche prima di aggregarsi alla squadra. Ecco, mi sembra quello un po' più interessante anche come caratteristiche, come potenziale. Partirà probabilmente dalla panchina, potrebbe avere spazio però in questa gara, e diciamo che ha la possibilità, non credo tanto di convincere Inzaghi ad aggregarlo alla prima squadra, però se lo si ritiene interessante si può evitare la strada del prestito, lo si fa rimanere all'Inter, magari nell'Inter primavera, quindi con poi l'opzione durante la stagione di avere un po' di spazio in prima squadra, almeno tra i convocati. Facendo un po' la spola tra primavera e prima squadra può crescere in maniera interessante. L'Inter di Inzaghi lo ha già fatto con diversi giocatori nell'ultimo periodo. Un altro profilo può essere un nostro prodotto della primavera come Owusu, da tener d'occhio, anche perché con la storia delle liste non occuperebbe spazi, e in questo momento in cui il reparto d'attacco dell'Inter di Inzaghi è molto ridotto all'osso, anche Owusu dovrebbe avere dello spazio e può mettersi in mostra. Trovo più difficile l'opzione Fontanarosa, che molti di voi mi hanno diciamo suggerito nelle ultime ore, mi avete detto ma è un vivaio Inter, perché non lo vediamo, perché non ci puntiamo. Ecco, l'Inter sta andando su Cabal, comunque arriva da una stagione non eccelsa in Serie B Fontanarosa, quindi la trovo come un'opzione. Lo seguiamo con curiosità, però magari può essere l'opportunità per metterlo in vetrina in ottica mercato, come ci aspettavamo potesse succedere con Akin Sammiro, ma poi c'è stata una accelerazione nelle scorse ore con la Sampdoria. Questa è un'operazione interessante perché la Samp è un bel club dove poter valorizzare alcuni dei nostri giocatori. Akin Sammiro andrà in prestito con diritto di riscatto e l'Inter avrà l'opzione di controriscatto per riacquistarlo eventualmente, mentre le opzioni più difficili da mettere in vetrina sono due: quella di Lucien Agoumé, questo centrocampista che è rientrato dal prestito del Siviglia. Tra l'altro sono curioso perché al Siviglia non ha fatto neanche male in realtà, si è messo anche abbastanza in mostra. Nelle scorse ore io ho detto, son curioso di vedere la faccia di Agoumé quando sente il suo agente che dice: "Ci sono 0 interessi per Agoumé, nessuno vuole Agoumé". Mi dispiace, sono vicino al buon Lucien, gli auguriamo chiaramente una grande carriera, difficile possa trovare spazio all'Inter, è in scadenza di contratto tra un anno, quindi l'Inter dovrebbe o rinnovare il contratto per poi cederlo in prestito, oppure cercare di venderlo in questa finestra di mercato. Si stanno cercando acquirenti, intanto dovrebbe partire titolare in questa partita qua. Sull'idea che mi avete detto in tanti di tenerlo in rosa, la trovo un'idea controproducente in realtà anche qua, perché avrebbe pochissimo spazio. Risulta come vivaio Inter, se non sbaglio, solo per i parametri della Serie A, mentre per i parametri UEFA non è un giocatore vivaio Inter, e quindi non andrei ad occupare uno slot con un giocatore che non avrebbe spazio. Ed è un discorso che poi possiamo affrontare anche con Joaquin Correa. Correa che diciamo ancora oggi rimane un po' da identificare, ecco, quello che può essere il suo futuro, anche lui in scadenza di contratto 2025. Evitare la minusvalenza allo stato attuale delle cose sembra difficile. Il Monza ha smentito l'interesse per l'attaccante argentino in queste ore, per bocca di Galliani è stato molto diretto nello smentire questa ipotesi. Rimane sullo sfondo quell'idea River Plate che però non decolla in questo momento, mentre è un'idea un po' più calda quella dell'AEK Atene, da tenere d'occhio. AEK Atene che potrebbe essere interessato ad acquistarlo anche a titolo definitivo, quindi da vedere questa pista nelle prossime ore. Intanto dovrebbe essere lui il titolare a guidare l'attacco in questa gara contro il Lugano. Magari qualche gol potrebbe riaccendere anche un po' l'entusiasmo e quindi riaccendere le sirene di mercato. Dubito fortemente che ci possano essere delle chance di permanenza all'interno di questa rosa, almeno
allo stato attuale delle cose. Fatemi sapere un po' voi che ne pensate, quali sono i profili su cui avete più curiosità, ecco, in vista di questo test Inter-Lugano, un test chiaramente che non deciderà il futuro di questi calciatori, però possono darci già delle indicazioni importanti, delle indicazioni interessanti e dei temi da tenere d'occhio, anche da un punto di vista tattico, perché Inzaghi aveva annunciato delle possibili novità, non mi era sembrato troppo convinto nel dirlo durante l'ultima conferenza stampa, però potremmo vedere delle basi in questa partita in cui però ancora mancano tanti giocatori importanti. Zielinski in arrivo in queste ore e la prossima settimana troveremo poi anche altri big di ritorno ad Appiano Gentile. Ci rivediamo in diretta alle 19:30. Nel frattempo su passioninter.club analizzeremo tutti i dettagli, tutte le notizie, quindi www.passioninter.club se vi va di entrare a far parte del nostro progetto, della nostra community di interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.